Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, ma soprattutto bentornati da EXTI! Dato che Luca mi ricorda spesso che le mie conoscenze di meccanica sono molto basse, giusto un filino, allora oggi in accordo con EXTI siamo tornati in azienda e io personalmente mi farò spiegare tutto il procedimento della creazione delle loro sospensioni, da quando nascono a quando crescono fino a quando corrono. Quindi non perdiamo tempo e vamonos! Gli ospiti più attesi dell'anno. Sì, salve, buongiorno, siamo Rolling Bears, abbiamo un appuntamento con Nicolò. Grazie mille. Ciao Nicolò. Ciao, è un ragazzi, piacere buongiorno. rivederti. Ciao. Allora, direi che partiamo subito, quindi tu oggi mi fai da guida Vi faccio turistica. fare un giretto. Perfetto. Faccio fare un giretto in azienda, vedendo un po' di cosette, vi spiego un po' come funziona il mondo XT e come facciamo gli ammortizzatori. Partiamo dalla fase 1. Partiamo dalla fase 1, che è quella praticamente di tutti i pezzi in entrata. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Qua è il nostro reparto di controllo qualità. Se volete venite dentro, entriamo. Praticamente tutte le lavorazioni noi le facciamo fare a fornitori esterni. Sono fornitori che sono in zona, il 90% di questi fornitori ce li abbiamo in un raggio di 50-60 km, quindi è una produzione quasi a chilometro zero. Fornitori italiani. Fornitori italiani, sì. L'unico pezzo che non facciamo qui è il lower della forcella, che è in magnesio, e in Italia non c'è un'azienda che sia in grado di fare questo tipo di lavorazione con un certo grado di precisione. È stata una scelta quella di andare a prenderlo là. Andiamo molto fieri, come dire, del nostro controllo qualità interna, perché buona parte delle volte il controllo qualità è una cosa che si fa in uscita dal fornitore, sì, e quindi è una responsabilità, come dire, che viene lasciata importante, sì, al fornitore. Noi lo facciamo anche interno se il fornitore lo fa bene, ma noi lo facciamo anche in entrata. Andiamo a misurare quelle che sono soprattutto le tolleranze, le misure e le componentistiche più critiche che fanno la differenza tra un prodotto buono e un prodotto mediocre. Di fatto siamo in grado di tenere una traccia di quelle che sono le caratteristiche che dopo andranno a comporre l'ammortizzatore. Ciao, piacere. Ciao. Ciao. Stefano, piacere. Piacere mio. Quindi tu ti occupi del controllo qualità. Esatto. Poi cos'è che controllate per capire se il pezzo effettivamente è corretto? Su cosa vi basate? Se il pezzo è conforme, noi dobbiamo fare una serie di misure in base al disegno, diciamo, che ci danno l'ufficio tecnico. Questo qua è un proiettore di profili, mi dà una grossa mano perché mi permette di rilevare delle misure che con altri strumenti non riuscirei. Viene proiettato praticamente il profilo del pezzo in questo schermo e da qui posso rilevare i raggi, le misure, quelle diciamo che non riesco a fare normalmente con il calibro, comparatore e altre misure, insomma. Fatto il controllo qualità, adesso andiamo a vedere la produzione. Vuol dire che se i pezzi sono usciti da qui, vuol dire che sono conformi e quindi esatto, sono ok, e quindi andiamo a vedere poi di fatto qual è la fase di assemblaggio del prodotto che inizia a prendere forma. Quindi mettiamo le mani In pasta o ok, in acciaio, quindi fase di montaggio, qui meccanica pura. Meccanica pura. I nostri tecnici, che tra l'altro una bella peculiarità che mi piace sottolineare è quella che loro sono in grado di montare praticamente tutte le nostre linee di prodotto. Quindi se stiamo parlando di MTB, se stiamo parlando di off-road, di quad e motocross, eccetera. Perché ricordiamo che voi non fate solo bici, ecco, esatto, noi fate lavoriamo di anche tutto. nel motorsport. Loro sono in grado di praticamente hanno le competenze per poter montare anche prodotti molto diversi. I ragazzi ricevono praticamente dei kit di pezzi per comporre un certo numero di prodotti finiti, fanno praticamente delle fasi di assemblaggio, di preassemblaggio di alcune parti, per esempio testa più tubo, oppure tutte quelle che sono le componenti che vanno a comporre il pistone, lo stelo, la Y sul piedino dell'ammortizzatore.
per poi andare a fare un assemblaggio totale. Indicativamente è un'operazione che richiede molto tempo, possiamo fare una media, un operatore può montare sui 50 pezzi fatti e finiti, ok. quindi anche compresa tutta la fase insomma che riguarda l'olio, lo spurgaggio dell'ammortizzatore, quindi 50 pezzi a settimana per operatore. Un processo lungo, richiede del tempo, ma è comunque però è fatto a mano, è artigianale, il prodotto, è esatto. artigianale, è molto controllato perché viene preso uno per uno e come vedi l'attenzione e la meticolosità che ci si mette in questo tipo di operazione è poi quella che un po' premia, come dire, la qualità del prodotto. Qualità, qualità, qualità. Voglio farvi vedere una cosa, componente essenziale dell'ammortizzatore, questa qui è la valvola che regola praticamente la compressione, quindi il flusso dell'olio. È importante perché gestisce il comportamento corretto dell'ammortizzatore in compressione, come dire, le regola il comportamento. Le testiamo una a una, anche queste qui, quindi è un lavoraccio, però è un lavoro che consente, come dire, di garantire degli standard comportamentali dell'ammortizzatore. Di fatto abbiamo due banchi, due macchine, una a controllo elettronico, una a controllo manuale, che utilizziamo per testare questo tipo di valvola qui. È un test che principalmente misura il flusso dell'olio e la pressione, sono i due parametri più importanti. Se la valvola riceve un sì, passa alla fase di montaggio che abbiamo visto poco fa. Se riceve un no, viene riaperta, controllato come è avvenuto il montaggio per capire qual è il problema. Ne facciamo tantissime. Tante. E se prima di là abbiamo visto degli ammortizzatori da mountain bike, qua abbiamo degli ammortizzatori da Formula 4. Ciao, scusa se ti disturbo, ma te invece di cosa ti occupi qua? Allora, io sono responsabile R&D per la parte di forcelle normalmente. Odiernamente sto facendo una prova della specifica idraulica richiestaci dal nostro service point Greco per un cliente che ha richiesto una specifica precisamente per il ritorno più leggera, più veloce del normale. In tutti questi casi noi ci occupiamo di provare al banco prima di dare informazioni al cliente o al service point. Quindi un ulteriore controllo sull'ammortizzatore in questo caso. Questa macchina cos'è? Questo è un dyno che è appunto l'attrezzatura che serve per verificare con dei numeri e con dei dati certi le modifiche fatte all'interno dell'ammortizzatore. E come funziona in parole semplici? C'è una cella di carico che in base a diverse velocità preimpostate ti dà dei valori di compressione e ritorno con dei valori certi. Tu hai la possibilità in base alle modifiche fatte di verificarle nella pratica. Ecco, una cosa secondo me interessante che ci tengo a dirvi è che ogni ammortizzatore viene provato al banco in uscita, quindi il prodotto pronto, controllo qualità anche in uscita, abbiamo degli standard entro cui l'ammortizzatore deve stare a livello di comportamento, guardiamo la curva di compressione, se è dentro questi standard qui, allora l'ammortizzatore è conforme e può passare alla fase successiva che è quella di spedizione. Un sacco di controlli qualità, insomma. Un sacco di controlli qualità dentro e fuori, ce n'è un altro dopo. Quando l'ammortizzatore va nel reparto spedizione è costretto a fare una quarantena di 48 ore. Non è malato, è semplicemente una misura per controllare precauzionale per controllare che non ci siano perdite soprattutto di olio e perdite d'aria dal serbatoio. E ripeto, qualità, qualità, qualità. Come dicevamo, sono sempre gli stessi in giro, cioè, sono sempre loro. Ciao, piacere. Jacopo. Ciao, di cosa ti occupi tu? Qui siamo nel reparto ricerca e sviluppo. In questo reparto tutti i componenti che vengono prima provati nel reparto controllo qualità passano qua e qui effettuiamo diversi test. Ok, che tipo di test? Per validare poi il prodotto, che siano componenti singoli o ammortizzatori interi o forcelle. Abbiamo due dyno differenti, elettromagnetici, che possono svolgere diversi tipologie di test. Uno diciamo più dedicato agli ammortizzatori e uno più dedicato alle forcelle. Perché sviluppano forze differenti e corse differenti. Possiamo fare prove di durata del prodotto, quindi test a fatica, per cercare di simulare qual è l'utilizzo del prodotto fuori sul campo e cercare di riprodurlo qua, in modo da validare la durata del prodotto. Quanto dura un
test? Dipende, diciamo, da quali componenti che vuoi provare. Se vuoi provare ad esempio un tubo o un ammortizzatore intero, ci sono diversi test che abbiamo standardizzato per provare diversi componenti. Poi possiamo fare altri test, ad esempio test a flessione, ad esempio per le forcelle, test a torsione, test di attrito, come stiamo praticamente facendo in questo momento. E abbiamo delle celle di carico dedicate, molto più precise rispetto ad altre. E possiamo andare a verificare l'attrito delle tenute, l'attrito di steli con trattamenti differenti e quello che vogliamo. Più o meno questo è quello che facciamo. Ma è proprio necessario avere macchinari del genere all'interno dell'azienda a fare questo tipo di controlli? Perché so che non tutti, anche perché occupano un sacco di spazio. Beh, secondo me è assolutamente necessario, sì. Diciamo che ci sono due tipi di test. Possiamo dire che ci sono test fatti in casa e test fatti sul campo. Ok. Ovviamente i test sul campo sono importantissimi, però magari il fatto di avere componenti di questo genere ti permette di accorciare i tempi di sviluppo del prodotto, perché al posto di dover provare tanti componenti fuori, puoi provarli prima qua, selezionare diciamo i componenti migliori e poi portarli sul campo. In più hai misurazioni di forza, di spostamento, di quello che vuoi, temperatura, e quindi hai dei dati veri rispetto magari sul campo, che è più difficile avere dei dati oggettivi, anche se poi puoi utilizzare telemetrie e altro. Quindi sicuramente ti aiuta nelle prime fasi dello sviluppo di un prodotto ad accorciare i tempi di sviluppo ed avere diciamo più controllo sul lavoro che stai facendo. Quindi secondo me è sicuramente un qualcosa di assolutamente necessario se vuoi fare un prodotto di un certo livello, ovviamente. Poi una volta che hai definito quali potrebbero essere i pezzi migliori, ovviamente devi portarli sul campo, avere dei tester dedicati, dei test per poi tramutare quello che vedi a livello di software e computer in quello che è la sensazione del pilota. Del rider, sì. Quando fate i test sui banchi prova, qual è il vostro obiettivo su una sospensione? Diciamo che il lavoro che si fa è fare delle prove sul campo con diversi rider di diverso peso, di diverse abilità, con diverse bici, su trail differenti. Quindi si cerca di analizzare questi dati, vedere che specifica hanno utilizzato, qual è quella diciamo che per la maggior parte di questi rider è quella utilizzabile. Si vanno poi a provare le specifiche sul dyno e quindi alla fine l'obiettivo è quello di cercare di far uscire un prodotto che sia comunque racing ma che sia possibilmente utilizzabile per un'ampia gamma di rider differenti. Poi ovviamente la nostra forza è quella di poter creare qualcosa di custom per l'utilizzatore, personalizzato per l'utilizzatore più esigente, magari il rider più esperto o meno esperto che cerca qualcosa di più specifico, e noi allora a questo punto possiamo fare uno sviluppo più mirato per quel tipo di rider in modo da avere un prodotto più specifico per le esigenze più diverse. Ottimo, grazie infinite. Niente. Diciamo che dopo aver effettuato una prova, che in questo caso è una prova a diverse velocità, possiamo andare ad analizzare i risultati attraverso il software del dyno. Ad esempio possiamo andare ad analizzare diversi tipi di grafici. In questo caso abbiamo un grafico di forza su velocità. Praticamente il dyno fa diverse velocità alla stessa corsa, poi la cella di carico registra i valori di forza e poi vengono tramutati in questo grafico in cui abbiamo due linee, una linea rossa e una linea blu. Quella rossa rappresenta le forze in compressione e quella blu quella in estensione, e poi in questo caso possiamo andare ad analizzare a ogni velocità che carico abbiamo che sviluppa l'ammortizzatore. Possiamo anche andare a vedere diversi tipi di grafici in base a quello che vogliamo andare ad analizzare. Ad esempio abbiamo grafici in forza spostamento a varie velocità, quindi possiamo andare ad analizzare differenti velocità in base a quello che vogliamo andare a vedere, oppure possiamo sempre vedere altri grafici come ad esempio forza su velocità per ogni velocità, e questo diciamo che è importante ad esempio se vogliamo andare a effettuare modifiche di specifiche sugli ammortizzatori per andare a vedere che il lavoro che facciamo poi abbia un risultato a livello di forze. Questo è l'ultimo, come dire, acquisto dell'azienda, non ha niente a che vedere con le performance degli ammortizzatori, ma è performance interna in termini di efficienza. Aiuta, ci dà una grossa mano, ci consente di tenere una tracciatura molto precisa di quelli che sono i pezzi che utilizziamo, dello stock disponibile. L'ordine prima di tutto. E la tracciatura del pezzo prima di tutto è lo standard dell'automotive, praticamente, che noi applichiamo anche all'MTB. Prevede una tracciatura del pezzo per 10 anni a ritroso, come dire, anche di quello che succede prima che il prodotto sia finito. Eccolo qua. Il vostro orgoglio, questa macchina. Effettivamente qua non si rischia di perdere niente. E di questi ce ne sono tantissimi. Quanti cassetti sono? Non ne hai neanche idea. Sono 30 cassetti. Così. Ciao!
Piacere di conoscerti. Piacere tutto mio, benvenuti in Extreme. Qui ci troviamo dove tutto nasce, dove le idee prendono forma, quindi parte di Esattamente. progettazione. Raccontami un po' cosa succede. Qua stiamo sviluppando il nostro Storia V4, il quale verrà fuori a breve, per un produttore di telai. Lui praticamente vuole questo ammortizzatore dedicato per le sue biciclette, quali montano gli snodi sferici. Allora stiamo lavorando un po' per soddisfare la sua richiesta. Qui sto praticamente disegnando la testa dell'ammortizzatore con l'alloggio dedicato per gli snodi sferici. Questo invece è le Y inferiore, l'occhio inferiore. Sto facendo la tavola, insomma, la messa in tavola. Questo disegno poi verrà mandato a un nostro primo fornitore e dopo i pezzi verranno in casa e assemblati. Prima cosa però la stampiamo con la nostra stampante 3D. Ok, sì, quindi fate un modello comunque. Facciamo per una capire. prototipazione iniziale per vedere innanzitutto l'estetica, se ci Sì. piace, perché comunque È importante. perché comunque, sì. dedichiamo parecchio tempo alla finitura, comunque certo. anche ai vari alleggerimenti, perché cerchiamo sempre di mantenere i pesi il più basso possibile. I clienti sono Sì, molto esigenti. esatto. Da appassionato di bici, da endurista, cerchiamo comunque di fare il nostro sia a livello di estetica che di peso. Tu ti occupi, quindi qua parliamo di mountain bike, ma so stiamo che parlando voi di in mountain azienda bike. vi occupate di tutto. E te come progettista, quindi ti occupi solamente delle mountain bike? Assolutamente no, qua in ufficio tecnico Extreme collaboriamo tutti assieme. Non vuol dire che in 4 lavoriamo tutti e 4 ogni giorno sul stesso progetto. C'è chi magari ha necessità più o meno di fare una modifica su un particolare, ma comunque lavoriamo Tutti gli 360 ambiti, gradi. sì, e soprattutto su varie discipline. Su varie discipline. Sospensioni di varie discipline, off-road. Sì, anche ammortizzatori per produttori di navi che non possiamo citare. Che non si può nominare. Non possiamo citare Quindi il nome. motorsport, MotoGP abbiamo detto anche, prima il Formula VRC, Formula 4. Formula 4. Comunque sviluppiamo tutto. Qual è stato il progetto che ti ha impegnato di più? Qual è stata la sfida più ardua che hai dovuto affrontare? Sfide ce ne sono ogni giorno in Beh, Extreme. immagino. Però il progetto che mi ha occupato maggior tempo e la sfida un po' importante è stata la nostra nuova forcella da 38,5 stili rovesciati da DH. Qui non diciamo ancora molto, ma Diciamo che la maggior parte dei componenti sono stati, tra virgolette, confermati. ok. Ci stiamo dedicando per alleggerirla ancora Ok. di più. Questa qua comunque sarà la forcella. In arrivo prossimamente, rimanete In arrivo connessi con prossimamente. XT che Sì, i test comunque stanno andando a buon fine. Stiamo cercando comunque di alleggerire qualcosa. siete agli ultimi ritocchi. Esatto. Questa comunque è stata molto impegnativa, perché comunque stiamo cercando di sviluppare anche una nuova cartuccia dedicata proprio per l'MTB. Comunque ha come base la nostra ferro, però ci sono molte più migliorie. Sì, ok. Ecco. Grazie infinite. Grazie a voi. Andiamo nella parte uffici poco interessanti. Scartoffie. Anche se qua di poco interessante c'è poco. Uffici scartoffie. Prego. Ciao, piacere di rivederti. Ciao, Come va? Tutto bene? tutto bene, siamo al lavoro, diciamo che cerchiamo di gestire un po' le richieste che abbiamo dai clienti. Perché tu ti occupi appunto del parlare con i clienti. Clienti privati oppure i distributori direttamente Ok. che hanno qualche richiesta di garanzia, qualche richiesta di intervento nel prodotto. Come gestite queste cose? Le gestiamo internamente quando riguarda la richiesta, per poi mandare il nostro piano di riparazione o i pezzi che mancano al distributore. Ok. Il distributore che è nel luogo, nella nazione, riesce ad avere un contatto diretto con il cliente e quindi a riparare molto più velocemente la punta. Quindi il prodotto ritorna nella bici nel minor tempo possibile. Nel nostro sito abbiamo praticamente un po' lo schema che dà qualche informazione al cliente in caso di necessità, di problemi. Ogni prodotto ha 2 anni di garanzia inclusa. Durante la necessità andrà in contatto con un service point o col distributore, il quale gli dirà il procedimento da fare, gli dirà ok, il prodotto rientra da me, ora mi occupo io della manutenzione, entrerà in contatto con noi direttamente, ci scambieremo un po'
quadro della situazione e verificheremo i pezzi da sostituire. Qua se sono in stock o no, verranno spediti direttamente da noi al distributore, riceve i pezzi, esegue la manutenzione e l'ammortizzatore o forcella è pronto per tornare nella bici. Il rider è salvato. Esatto, e si è pronti per un'altra raidata. Esatto. Ecco la nostra rete di distribuzione. Ogni puntino sulla mappa un distributore, ogni distributore poi ha a sua volta rete di negozi o service point per l'assistenza post vendita sul prodotto EXT. Diciamo che siamo abbastanza ben coperti, stiamo costantemente lavorando per ampliare quella che è la possibilità per il cliente finale di trovare un certo livello di assistenza e anche una certa reperibilità dell'assistenza. Nicolò, ti ringrazio tantissimo, siamo arrivati alla fine anche di questo video, ti ringrazio nuovamente per averci accolto qua da EXT e per averci fatto questo bellissimo tour. Grazie a voi per essere passati, fa sempre piacere, spero si sia un po' capito come lavoriamo e quanto amore ci mettiamo nelle cose che facciamo. Assolutamente sì, credo che si sia capito. Bene, allora sono contento. Noi ci vediamo per un prossimo video, io vi rimando ovviamente a tutti i nostri social, a tutti i nostri canali, vi lascio i nostri link qua sotto e ci vediamo, alla prossima. Ciao!